Eh sì, ciao ragazzi, eccoci qua, ciao ciao. È arrivata la nuova card Easy Charging, il servizio per la ricarica alla colonnina pubblica in strada di Seat Cupra, pensata per le auto Seat Cupra, ibride o elettriche. E quindi è arrivata la card perché io ho attivato l'abbonamento, direi di andarla a provare, andiamo a testare il servizio, vediamo com'è. E la nuova card appena arrivata di Seat Cupra per il servizio Easy Charging, è il servizio in abbonamento per la ricarica alla colonnina pubblica, alla colonnina elettrica. Su questo naturalmente ho fatto anche un video dettagliato su come ricaricare alla colonnina e un altro video in cui metto a confronto alcune app, alcuni servizi di ricarica, in particolar modo Easy Charging per l'appunto, poi Juice Pass di NLX e Next Charge, quindi andate a vedere magari questi video per farvi un po' più chiara l'idea, ecco, sul mondo della ricarica pubblica, da non confondere con la ricarica che facciamo in casa con il nostro caricatore domestico. Bene, io testerò oggi questa nuova card, quindi della Seat Cupra Easy Charging. Io ho attivato un abbonamento da 2,99 euro al mese, l'abbonamento Pure, quello diciamo basic, che in realtà non dà diritto ad alcun kilowattora, è soltanto un servizio che permette di ricaricare con una tariffa agevolata, che in questo momento risulta essere effettivamente agevolata perché nel frattempo le tariffe di tutti gli altri operatori sono aumentate, almeno per i servizi pay per use, quindi quelli a consumo. Se avete un abbonamento naturalmente già è diverso, ma parliamo di consumo, di utilizzo a consumo, cioè per chi non ha naturalmente esigenze di ricarica sistematica continuativa di molti kilowattora ogni mese alla colonnina pubblica. In quel caso conviene un abbonamento flat. Questo tipo di abbonamento un po' basic permette di ricaricare ancora alla tariffa di 39 centesimi di euro per kilowattora, che non è male. Ricordo per esempio che NLX con Juice Pass è passata dalla notte al mattino il 7 marzo dai 40 centesimi di euro ai 58 centesimi per kilowattora, sempre a consumo. Qualcosa di simile è accaduto con gli altri servizi, anche Next Charge credo che in alcuni casi addirittura sia oltre ormai i 60 centesimi per kilowattora, mentre con i 39 ancora ragioniamo, forse una tariffa addirittura un po' più bassa di quanti, insomma, mi pare di aver capito siano ancora rimasti col servizio elettrico nazionale, mi pare che paghino forse più che a una colonnina. Noi proveremo, testeremo la card perché come ho spiegato negli altri video non è necessaria alcuna tessera fisica per ricaricare alla colonnina, basta l'app, però trovo in generale le app piuttosto lente e soprattutto Juice Pass di NLX non mi piace molto come funziona. E naturalmente la card dovrebbe consentirmi di ricaricare istantaneamente, cioè vado lì, poggio la tessera sulla colonnina e dovrebbe sbloccarsi subito il tutto e partire con la ricarica. E poi andiamo a verificare naturalmente se l'app funziona bene e verifica, come dire, in maniera sincronizzata questa ricarica alla colonnina. Farò una ricarica di prova, una mezz'oretta, e magari ne approfitterò per fare qualche altro video dimostrativo, non so, vediamo un po'. E vediamo più che altro se il servizio insomma, è efficiente oppure no. Andrò a una ricarica qui vicino, sono in questo momento con il 51% di batteria, eccolo qui, e naturalmente in e-mode, per cui consumerò ancora un po' di batteria per raggiungere la colonnina a qualche chilometro da qui, la colonnina ovviamente NLX, e niente, proveremo un po' questo servizio e sono curioso anche di capire se l'app è un po' più fluida rispetto alle altre, che non mi piacciono molto. Per cui da questo punto di vista avere la card è un vantaggio e ricordo che la card di Seat Cupra Easy Charging è una delle poche che non si paga per nulla, cioè basta sottoscrivere l'abbonamento e arriva la card. Con NLX Juice Pass la card costa da sola 16 euro, quindi veramente tanto.
Basta, questo è per quanto riguarda la presentazione di questo test di oggi. Naturalmente vi ricordo che Easy Charging di Seat Cupra è un servizio pensato per tutta l'Europa, per cui le tariffe sono più o meno queste, e in alcuni paesi tipo Slovacchia, cose così, addirittura costa meno, ma è un servizio pensato per poter ricaricare con un'unica card in tutta Europa, in tutte le colonnine, con tutti gli operatori. Magari non con tutti, però con quasi tutti. Quindi è un bel servizio anche in questo senso. Ricordo anche che oltre all'abbonamento Pure Basic, insomma quello da 2,99 €, c'è l'altro da 9,99 € che invece permette di ricaricare a una tariffa ancora più bassa, mi pare siamo intorno ai 20 centesimi al kilowattora, quindi praticamente una tariffa domestica. Se poi comprate la nuova Cupra Born, essendo totalmente elettrica, beh, lì ci sono, insomma, c'è la possibilità di accedere a tariffe ancora più basse, tipo veramente pochi centesimi di euro per kilowattora. Bene, direi di partire, andiamo alla colonnina e poi una volta lì facciamo l'operazione e vediamo cosa succede. A dopo! Eccoci ragazzi, dunque siamo arrivati alla colonnina, pochi chilometri di percorso, comunque abbiamo consumato in tempo per consumare un 10% ulteriore di batteria. Eccolo qua, partiamo dal 40%. Quello che andiamo a fare naturalmente adesso è intanto andare alle impostazioni dell'infotainment per attivare la ricarica alla massima potenza. Naturalmente non andiamo alla colonnina per ricaricare con carica ridotta, quindi significa nel nostro infotainment via il navigatore, e andiamo naturalmente nel e-manager, pardon, ed ecco qui corrente di ricarica ridotta, lo disattiviamo e così andiamo alla massima potenza, che ricordo essere 3,7 kW per il caricatore di bordo della Cupra Formentor, per cui caricheremo la colonnina NLX di quelle nuove, la vedete lì probabilmente, ci attacchiamo proprio lì, e quella è da 22 kW, ma naturalmente noi andremo a 3,7. Dunque scendiamo, facciamo l'operazione insieme, così vediamo anche questa card, eccola qua, e come va, insomma, vediamo se la riconosce subito, vediamo che succede, poi guardiamo anche l'app. Dunque ragazzi, possiamo spegnere l'auto, come sapete, anzi l'ho riaccesa, pardon. Come sapete naturalmente vi dà l'opzione di ricaricare subito, e visto ci siamo in questo quadro qui, molti hanno chiesto qual è la funzione di questo simbolo. Un attimo stacco la camerina e così vedete meglio. Io non l'avevo mai testato questa icona qua, e per cui insomma, me ne ero andato un po' sulle cose che avevano detto alcuni, e cioè che fosse un residuo di un infotainment dell'Audi relativo al sistema che si chiude, cioè quello a scomparsa, no? Non l'avevo mai testato, e l'ho testato, e quindi quello che cosa serve? Serve semplicemente a modificare l'ordine di quelle due vocine lì. Non serve a molto perché poi in realtà sono solo due vocine, però ecco, la proviamo, quindi attiviamo e vedete io posso ops, e sono andato via, e quindi va bene, proviamo a spegnere
ad accendere e a spegnere, ecco, e praticamente serve semplicemente a cambiare questo ordine, non serve a nient'altro. Va bene, quello che noi dobbiamo fare, però, cosa più importante di questa è dire all'auto di ricaricare subito. E quindi andiamo a prendere i cavi, facciamo tutta l'operazione insieme e vediamo che succede. Bene ragazzi, come sapete la prima cosa da fare è prendere i cavi. La macchina è leggerissimamente sporca. Andiamo a prendere la nostra sacca. Gli scarponi da sci servono per gli altri video. Dunque, ecco qui il nostro bel cavo di cui ho già parlato ampiamente nel video dedicato alla ricarica elettrica. Oh, è caduto il connettore, vabbè, non è un problema. Dunque, come sapete quello grosso va in auto, per cui apriamo il nostro sportellino e andiamo a mettere intanto il nostro connettore qui. La spia si è accesa di bianco perché naturalmente riconosce il cavo, ma adesso si accenderà di giallo, non so se lo vedete, di giallo perché naturalmente non c'è corrente. Allora noi ci prepariamo alla colonnina, sono entrambe disponibili ed ecco qui vediamo la nostra bella carta, la appoggiamo qui. Lettura carta, pronta fra pochi secondi. Credo che abbia letto la carta. Vediamo un po'. Sì, carta accettata. Possiamo ricaricare sia a sinistra sia a destra. Noi andiamo a destra che ce n'è più vicino. Tac, è fatto. Benissimo. Avvicina la carta o usa l'app per terminare. Quindi noi siamo partiti semplicemente appoggiando la nostra carta e naturalmente adesso l'auto dovrebbe partire per la ricarica. Gli abbiamo detto dall'infotainment ricarica subito e alla massima potenza. Vediamo un po' se succede qualcosa, se parte oppure no. Diamo qualche istante. Come sapete, diciamo, è in stand-by, mi dà in stand-by. Chissà perché, vediamo un pochino se c'è qualche novità nell'auto. Vediamo se ha preso la nostra ricarica immediata, per cui andiamo all'e-manager e facciamo ricarica ora. Probabilmente non ha preso il nostro comando ricarica subito, per cui ricarica ora. Va bene, andiamo nuovamente alla colonnina. E qui già compare la spia verde lampeggiante sul cockpit, quindi mi pare che adesso ci siamo. Mi dà 2 ore e un quarto. 2 ore e un quarto e infatti è partita. Sì, non aveva preso proprio il comando dall'infotainment. Probabilmente era passato troppo, non so, ho digitato, ho cliccato lì, ho tappato, ma probabilmente non lo avevo fatto bene oppure l'ho disattivato senza volerlo. Comunque ragazzi, ce l'abbiamo fatta. E la card ha funzionato praticamente in 5 secondi, ha riconosciuto la colonnina, già siamo a 0003 e, insomma, la cosa importante è che sta ricaricando e che stiamo ricaricando utilizzando soltanto la card. Non ho toccato lo smartphone, nulla. E andiamo a vedere qui la nostra spia è verde lenta, il che significa che sta caricando proprio adesso, mentre come sapete quando è verde lampeggiante veloce significa che è tutto a posto, ma ricaricherà secondo le nostre programmazioni. Ecco, non sta caricando in quel momento. Andiamo a vedere le nostre informazioni qui sul cockpit. C'è la spia verde lampeggiante che ci dice che siamo in carica effettiva e la durata della ricarica totale sarà di 2 ore e un quarto. 2 ore e un quarto significa i 6 kW, sì, più o meno mancanti, perché eravamo al 40% di batteria, quindi mancano 6 kWh circa, e 6 kWh a 3,7 li facciamo praticamente sì in 2 orette. Magari poi quel tempo andrà a scendere, perché vi ricordo che poi la colonnina con l'auto, insomma, vanno ad aggiustarsi un po'. Beh, andiamo a verificare se non solo non era partita la ricarica, ma magari anche quella impostazione lì della ricarica ridotta. Beh, ma sarebbero state più di 2 ore. Comunque, facciamo un double check, come dicono gli amici d'oltremanica.
anzi gli americani forse più che gli inglesi, per cui andiamo a vedere nel nostro e-manager. No, la corrente di ricarica non è assolutamente ridotta, siamo alla massima potenza e qui infatti già sta diminuendo il tempo, 2 minuti e 10, 2 ore e 10, eh sì, 2 minuti, 2 ore e 10, ma non sono passati 5 minuti, quindi erano 2 ore e un quarto, 30 secondi fa. Quindi immagino che quel tempo andrà a scendere. Diamo un ultimo sguardo alla colonnina e poi ci vediamo direttamente dopo per fare un po' le considerazioni sul servizio. Magari nel frattempo diamo un'occhiata anche all'app, per cui vado a fare un po' di screenshot dall'app. Ecco qui la colonnina. Beh, quello che a noi interessa è che il servizio funziona semplicemente con la card e andiamo via molto lisci. Va bene, ci vediamo dopo. Bene ragazzi, è tempo di staccare, siamo stati fermi credo un 45 minuti circa, adesso poi vediamo nel dettaglio effettivamente quello che abbiamo ricaricato, il tempo che siamo stati fermi, quanto è costato e tutto. Per cui direi andiamo a vedere alla colonnina, quindi scendiamo, utilizziamo la nostra bella card e vediamo cosa ci dice qui. Bene, abbiamo ricaricato 4 kWh, quindi non male, significa per la nostra Cupra Formentor e siamo intorno al 40%. Eravamo partiti dal 40%, quindi dovremmo essere in teoria intorno al 75-80%. Comunque questo lo vediamo successivamente, vediamo effettivamente se si stacca tutto molto semplicemente con la nostra bella card, quindi poggiamo qui. Perfetto, carta approvata, ricarica conclusa, estrai la spina. Tutto molto semplice, quindi andiamo a riposare il nostro cavo. Beh, come sapete rimane naturalmente per sicurezza chiuso perché sennò ce lo fregano, quindi sblocchiamo la macchina, pochi secondi per staccarlo anche dall'auto. Dunque chiudiamo, prendiamo il nostro cavo, lo andiamo a posare ed eccoci qua con la solita operazione, l'unica forse leggermente un po' direi antipatica, insomma non più di tanto, basta prenderci un po' la mano, cosa che io ancora non ho preso perché non ho fatto tutte queste ricariche, però vedete che insomma eccoci qua e ci siamo, quindi possiamo posare a questo punto il cavo nella nostra sacca. Perfetto, e possiamo direi chiudere, e a questo punto io chiudo anche qui, salgo in auto e vediamo un po' cosa mi dice qui il quadro. Quindi accendo il quadro, batteria 77%. Beh, ci ho preso, avevo detto tra il 75 e l'80% perché abbiamo ricaricato più o meno quei 4 kWh, che significa più o meno il 40% della batteria. Partendo da un 40% siamo lì. E quindi a questo punto si tratta di andare a vedere nell'app che cosa è successo. Bene ragazzi, che dire, abbiamo terminato la ricarica, direi il servizio è andato molto bene, però facciamo una verifica tramite l'app, quindi io faccio partire la registrazione schermo in modo da vedere insieme cosa adesso riusciamo a vedere nell'app Easy Charging. Quindi vediamo un po', apriamo l'app Easy Charging, perfetto, cronologia, ed è l'unica ricarica, la prima che avevo effettuato con questo servizio, quindi la troviamo qui. Abbiamo l'indirizzo, abbiamo la colonnina NLX, la data, siamo stati fermi 1 ora e 12, quindi più dei 45 minuti che avevo conteggiato. Ho fatto altro, il tempo è volato. Abbiamo ricaricato 4,1 kWh per 1,63 euro. Clicco per il dettaglio, beh, mi dà notevoli, insomma, e l'app è molto più fluida, i dettagli sono più chiari rispetto per esempio a NLX. Iniziata la ricarica alle 16:16, terminata alle 17:29 e 1 ora e 12, quindi abbiamo ricaricato 4,1 kWh, ci sta perché in un'ora noi ricarichiamo al massimo 3,7 kWh, perché la potenza massima è 3,7 kW, quindi sono stati un po' più di un'ora, quindi un po' più di 3,7, significa 4,1 per un totale di 1,63
1,63 di 1,63 euro, facendo due conti rapidissimi, 4 per 4 16, sì, beh, sono quei 39-40 centesimi di cui parlavamo. Facciamo subito il conteggio con la calcolatrice al volo, quindi 1,63 diviso 4,1, beh sì, sono appunto i nostri 39 centesimi di ricarica. Se avessi ricaricato i 4,1 kWh al costo di 58 centesimi, che è il costo adesso a consumo di Enel X Juice Pass, avrei speso 2,37 euro, quindi significa praticamente 70-80 centesimi in più, che non è poco su una ricarica che non è nemmeno del 100%, è del 40%. Io ho ricaricato il 40%, ho ricaricato solo 4 kWh, quindi questa la possiamo anche chiudere nel frattempo, questa registrazione. Quindi per le considerazioni finali, 4 kWh su 4 kWh 70-80 centesimi in meno. Capite bene che già con poche ricariche, 2-3 ricariche, forse nemmeno del 100%, io ammortizzo, recupero i costi dell'abbonamento di Easy Charging. Questo significa che naturalmente l'abbonamento di questo tipo, o uno come questo, vale nel caso in cui la mia ricarica non sia veramente occasionale, cioè una volta ogni chissà quanto. E allora se io ricarico 3, 4, 5 volte in un mese, del 70-80%, a quel punto io già subito recupero il costo dell'abbonamento rispetto al costo pay per use di Juice Pass, per esempio. Naturalmente se io ricarico veramente una volta ogni tanto, una volta ogni 3 mesi, una volta al mese, a quel punto non ha senso proprio nessun tipo di abbonamento, nessun tipo di costo fisso, di costo morto che non andrò a recuperare mai. E quindi a quel punto pago un po' di più, ma tanto pago veramente solo quella volta rarissima in cui sto ricaricando la colonnina. Discorso diverso nel caso in cui io ricarico sistematicamente la colonnina perché viaggio sempre, sono sempre in giro, oppure non ricarico in casa, vari motivi. A quel punto non soltanto un abbonamento come questo Easy Charging conviene, perché ammortizzo subito e recupero i costi avendo un costo di ricarica più basso, ma addirittura forse converrebbe passare a un abbonamento superiore, quello da 9,99, oppure una tariffa flat come quella che ha Enelix, oppure Duferco, cose di questo tipo, cioè pago magari un po' di più al mese, però ho anche dei kilowattora come dire, che posso ricaricare ogni mese. Insomma, come sempre, come dico sempre nei miei video, si tratta di fare le proprie valutazioni, le proprie scelte in base alle proprie esigenze, e fortunatamente abbiamo la possibilità di farlo perché esistono diversi operatori, diversi servizi, diversi costi, diversi tagli di abbonamento, e quindi veramente ognuno può fare come crede. Quello che a me serviva in questo video, era l'obiettivo insomma da portare qui nel canale, era farvi vedere, ma insomma farlo vedere anche a me, come questo servizio Easy Charging funziona molto bene, molto fluido, la card funziona alla grande. Devo dire che è veramente tutta un'altra cosa far partire la colonnina con la card rispetto all'app, indipendentemente dall'operatore, è molto più fluido, più veloce, eccetera. Devo dire che una grossa lacuna che mi pare al momento ci sia, ma sono pronto subito a rettificare e a segnalarlo dovessi scoprire che non è così, ma l'app Easy Charging non mi dà in tempo reale l'operazione di ricarica che io sto effettuando alla colonnina. Questa è una grossa lacuna, soprattutto perché io vorrei capire se l'auto si è caricata, e quindi se devo liberare la colonnina, perché poi dopo un po' pago la sosta. Allora, l'unico modo, che non è proprio l'ideale, ma è un modo per saperlo, è andare all'app Cupra Connect e vedere cosa accade alla batteria, cioè che percentuale siamo. E dopodiché magari vediamo che siamo al 100%, però non sappiamo da quanto tempo siamo a quel 100%, e quindi magari l'auto è già in sosta da più di un'ora, oltre la ricarica, no? Quindi insomma, avrei gradito un monitoraggio in tempo reale di quello che faccio. È una cosa troppo strana per non funzionare, quindi mi riprometto di guardarla con calma e di aggiornare magari qui con un bel commento fissato in alto, giusto per rettificare eventuali cose che sto dicendo, che però al momento mi pare siano così. Però per il resto il servizio funziona, ho ricaricato a un costo più basso, la card tranquillissima va, 2 secondi avete visto per attivarla e 2 per disattivarla, quindi quello che era l'obiettivo di questo video
direi è stato raggiunto, non sono rimasto deluso dal servizio, direi che va bene e ricordo una cosa che poi probabilmente ho detto già in apertura, il servizio Easy Charging è un servizio che permette di ricaricare a qualunque colonnina in tutta Europa, perché praticamente è un servizio di roaming, si appoggia alle colonnine dei vari operatori in giro per l'Europa, con costi in alcuni casi anche molto bassi, soprattutto in alcune zone d'Europa tipo Slovacchia o cose di questo tipo. Va bene, per adesso è tutto, mi raccomando iscrivetevi al canale che facciamo sempre di questi esperimenti, di questi test e molte altre cose magari mi segnalate voi stessi qui nei commenti qui sotto. Alla prossima, ciao ciao!